e andiamo a scaricare tutti i file tranne la cartella CSS e la cartella sezioni. Quindi effettuiamo il download. Come vedete è partito il download del nostro file. Premiamo F5 all'interno della cartella privata e come vedete non è presente il file download.zip, è stato direttamente scaricato. Lo apriamo e come vedete al suo interno abbiamo tutti i file contenuti e selezionati dalla cartella privata. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione della selezione multipla per quanto riguarda i nostri file e le nostre cartelle. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a definire il download multiplo dei file selezionati. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e nella nostra funzione, o meglio nel nostro file download multiple.php, come prima cosa la chiamata del file, definiamo la variabile archivio uguale a new zip archive. Quindi andiamo a inizializzare la nostra classe. Bene, poi a differenza della funzione per il download singolo, dove andiamo in realtà per le cartelle a conservare il nome della cartella selezionata e quindi a generare il file, in questo caso per quanto riguarda la cartella CSS, andare a conservare il nome della cartella e quindi il file diverrà css.zip. Definiamo un valore, definiamo un nome di default per l'archivio generato, quindi gli diremo archivio open, selezioniamo la cartella privata, quindi privata slash, e definiamo il nome del file come download.zip. quindi questo sarà il file che verrà generato dalla nostra funzione. E poi come secondo parametro gli diciamo zip archive create, come abbiamo visto nella videoguida apposita per quanto riguarda la creazione dei file zip. Bene, poi apriamo il nostro ciclo for each e invece di andare a stampare la variabile postata, quindi la nostra selezione, all'interno del ciclo for each come prima cosa andiamo a definire in base alla variabile post cartella la nostra directory. Quindi gli diremo che se post cartella è diverso da stringa vuota, allora directory, quindi directory sarà uguale al percorso di privata, come sempre, e ci concateniamo post cartella punto slash la nostra variabile val, quindi quella che viene generata dal ciclo for each. Altrimenti directory sarà la nostra cartella privata slash la variabile val. Bene, poi allo stesso modo definiamo la variabile percorso, quindi percorso, e eliminiamo i punti, quindi lasceremo direttamente post cartella slash val, altrimenti directory sarà uguale a privata slash val. Bene, poi andiamo innanzitutto a verificare che directory
sia una cartella, quindi if isdir directory, aperta e chiusa grappa, e qualora sia una directory, come abbiamo fatto per quanto riguarda il download delle nostre cartelle, andiamo a definire la root principale uguale a real path di server document root e ci concateniamo, quindi slash percorso, poi andiamo a leggere e a salvare tutte le cartelle al suo interno, quindi cartelle sarà uguale a new recursive directory iterator, e li passiamo alla root principale, bene, poi definiamo la variabile all file che sarà uguale a new recursive iterator e li passiamo alla variabile cartelle. Perfetto. E poi apriamo un ulteriore ciclo for each, quindi for each all file as name precetta $file, definiamo root file uguale a real path di file, quindi andiamo a ricavare il percorso reale, poi ci ricaviamo la relative route, quindi il percorso relativo, come abbiamo fatto sempre per il download delle nostre cartelle. Bene, quindi andiamo a eliminare dalla stringa root file, quindi dal percorso assoluto, la lunghezza della root principale, quindi il conteggio dei caratteri della stringa della root principale. Bene, poi gli diciamo ulteriormente if isFile, quindi se è un file gli diciamo archivio add file e gli passiamo root file e relative root. Sto andando un po' spedito, non mi soffermo perché le abbiamo spiegate nel dettaglio nella videoguida apposita per il download delle nostre cartelle. Quindi se è un file aggiungiamo il nostro file tramite la funzione add file della nostra classe zip archive. Bene, altrimenti stiamo considerando una cartella, andiamo a definire la cartella vuota, quindi gli diremo archivio add empty dir e gli passiamo relative root punto e virgola. Quindi
add empty dir, perfetto, relative root. Questo nel caso sia una cartella, altrimenti gli diremo semplicemente else che root file sarà uguale a real path di server document root punto slash percorso e poi gli diciamo archivio add file root file e come secondo valore ci va la nostra variabile val recuperata col ciclo for each. Perfetto, e poi gli possiamo anche dire archivio close, quindi chiudiamo l'archivio creato. Qua è percorso, non l'abbiamo modificato, perfetto, e dovremmo esserci, quindi salviamo e andiamo a testare il download della nostra selezione. Quindi magari selezioniamo il file account personale, la cartella CSS, clicchiamo su download, come vedete l'header location finale non è impostato, ci spostiamo, anzi torniamo indietro, e come vedete ora è presente il file download.zip all'interno della cartella privata. Ora lo apriamo e come vedete all'interno della cartella, o meglio del file download.zip, troviamo il file account personale.php e il contenuto della cartella CSS, quindi la cartella palette colori con tutti i file CSS e il file stile.css. Bene, quindi sta funzionando correttamente. Ora cancelliamo il nostro archivio e innanzitutto alla chiamata della funzione, dopo aver chiuso il nostro archivio, andiamo a fare un header content type e li definiamo come content type direttamente application /zip. In questo caso possiamo impostarglielo di default senza andare a leggere ovviamente la tipologia, perché sappiamo già che l'header finale sarà un file zip. Poi gli diciamo header content disposition attachment e file name sarà uguale a download.zip. Poi andiamo a leggere con read file il nostro file, quindi privata slash download.zip, quindi andiamo a leggere il file e poi per finire cancelliamo con unlink il nostro archivio. Quindi salviamo e andiamo a scaricare tutti i file tranne la cartella CSS e la cartella sezioni. Quindi effettuiamo il download. Come vedete è partito il download del nostro file. Premiamo F5 all'interno della cartella privata. Come vedete non è presente il file download.zip, è stato direttamente scaricato. Lo apriamo e come vedete al suo interno abbiamo tutti i file contenuti e selezionati dalla cartella privata. Bene, ora andiamo a verificare come in questo caso che sia stata effettuata una selezione
dei nostri file, altrimenti il download generato sarà vuoto, come in questo caso. Anche se in realtà ovviamente non genera errore, però vediamo magari di aggiungere un controllo al click sul nostro pulsante, che almeno un checkbox sia stato selezionato. Quindi al click sul nostro pulsante non andiamo a richiamare la funzione change action, ma richiamiamo la funzione, la chiamiamo verifica check, che non prende in ingresso nulla, e andiamo a verificare lo stato dei nostri check. Quindi qua salviamo e nel file cloud personale definiamo la funzione, quindi function verifica check, ci recuperiamo i nostri input, poi facciamo partire un ciclo for sulla lunghezza del nostro array, ovviamente, e gli diciamo che se l'input è type checkbox, quindi qua dentro, gli diciamo ulteriormente che se l'input all'indice i.checked, quindi il suo stato, è uguale a true, quindi ne basta uno checkato, allora apriamo le graffe e richiamiamo la nostra funzione change action. Quindi andiamo a modificare l'action del nostro form e richiamare il nostro file, e poi gli diciamo anche break, quindi di non proseguire col codice, altrimenti dobbiamo andare a visualizzare un messaggio di alert a video che avvisi l'utente di selezionare almeno un checkbox, e questo alert lo dobbiamo visualizzare soltanto se, quindi if i sarà uguale alla lunghezza del nostro array meno 1. Quindi definiamo la variabile count qua al di fuori, che sarà uguale a input length meno 1, bene, e quindi se i è uguale a count, quindi è l'ultimo input disponibile, restituiamo a video l'alert dove avviseremo l'utente, quindi gli diremo attenzione, selezionare almeno un file o cartella per il download. Bene, quindi salviamo, premiamo F5, inoltriamo la nostra richiesta e come vedete non abbiamo selezionato neanche un file o una cartella e il sistema ci dà errore, giustamente. Selezioniamo almeno un file, clicchiamo nuovamente sul download multiplo, come vedete il sistema non ci genera più l'alert e viene avviato correttamente il download del nostro archivio e al suo interno troviamo il file selezionato. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sulla cancellazione multipla dei file delle cartelle.